Ciao a tutti homebrewers appassionati al mondo della birra artigianale. Oggi condividerò con voi le schede di degustazione della mia Pilsner che ho mandato alla quinta tappa del campionato Moby 2023. Si tratta della mia cotta numero 44, la terza versione di questa Bohemian Pilsner, brassata in Technical Grain con sistema BIAP e rifermentata in bottiglia. Il grist è composto da 66% malto Pilsner, 22% Vienna, 10% di Carapils e 2% malto acidulato per aiutare la discesa del pH. Luppolatura seguita con Saaz in coni, 4.2% di alfa-acidi, 70 g a inizio bollitura, 50 g ultimi 10 minuti, 40 g a fine bollitura per un totale di 38.5 IBU. Il lievito è un Fermentis V3470 secco, con inizio fermentazione a 9 gradi, poi 10 gradi in fermentazione primaria per 5 giorni, quindi saliamo di mezzo grado al giorno fino a 15 gradi che ho mantenuto per altri 6 giorni per una buona sosta del diacetile. Quindi inizio una lunga lagarizzazione di 20 giorni a 5 gradi. La mia camera di fermentazione al momento è un frigorifero che non mi consente di scendere sotto questa temperatura. 41esimo giorno ho riportato a temperatura di fermentazione primaria e ho imbottigliato. Per limitare comunque l'ossidazione non ho eseguito nessun travaso, ho imbottigliato con sifone pescando dall'alto e aggiunto la soluzione di priming con destrosio e lievito F2 direttamente in bottiglia. La birra, se versata in modo corretto, si presenta molto limpida con un bel colore dorato, grazie anche al malto Vienna, carbonazione di 2,5 volumi di CO2 per litro e abbondante produzione di schiuma. Versandola in 2 o 3 tempi però, come vedete, tende a diventare più velata, poiché vengono smossi i lieviti nel fondo della bottiglia e l'aspetto visivo peggiora notevolmente. Infatti in entrambe le schede hanno dato 1 su 3 per l'aspetto velato, una nota certamente negativa per una Pilsner. La schiuma mantiene un bel cappello compatto, pannoso e molto persistente. All'aroma hanno evidenziato un aroma di panificato, crackers e un leggero floreale, un giudice ha anche notato ossidazione. Al gusto confermano un piacevole maltato, leggero di acetile che può starci per lo stile e un amaro che tende però a essere graffiante sul finale, un po' astringente. Ed infine ossidazione. Il voto finale delle due schede è di 27 e 28 su 50, un punteggio che definisce una birra buona, bevibile, ma con dei difetti per lo stile. Certamente un punteggio che non può soddisfarmi del tutto. Entrambi i giudici hanno notato il difetto dell'ossidazione e hanno consigliato l'utilizzo di un sistema isobarico e di non esagerare con lo spargi perché può portare a maggiore astringenza. Aggiungo che si tratta di una birra sempre tenuta in frigo, ma al 10° mese di maturazione, e che il viaggio e le escursioni termiche possono danneggiare facilmente questa tipologia di birre, ma di questo non posso essere certo. Rimangono comunque spunti molto utili, che terrò in considerazione per la prossima Pilsner che farò, anche se al momento non posso utilizzare un sistema di imbottigliamento isobarico o contropressione per ridurre il rischio di ossidazione. E voi cosa ne pensate? Consigli o suggerimenti? Scrivete sotto nei commenti. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito sempre a mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Ci vediamo al prossimo video.